Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo, sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda parte. Grazie. Abbiamo il matto. Cari amici dei gemelli, si parla di chiusure di ciclo, di nuovi inizi, si parla di quello che è il fare una sorta di salto di fede, salto, sì, avendo fiducia in quello che la vita vi può offrire, in quello che è, diciamo, anche l'avventura, una sorta di nuova avventura, ok? Andiamo a vedere per i gemelli perché abbiamo questo matto per voi. Allora, cominciamo subito con un cavaliere di spade. Cavaliere di spade denota quello che è un'energia molto determinata, parla di quello che è una persona appunto che ha un obiettivo e va dritto verso quello che è il suo obiettivo, senza sinceramente guardare neanche troppo in faccia agli altri, ecco. Potrebbe essere per qualcuno una persona che è entrata nella vostra vita, o una persona che magari c'era già da tempo, appunto. E potrebbe far riferimento a una persona, come dicevo prima, determinata. Potrebbe anche, far riferimento al fatto che è una persona che, diciamo c'è e non c'è. È un po' come se ci fosse ma, a intermittenza. Avete poi la carta del carro e il carro parla, di quello che è, certe volte il prendere una decisione o il prendere una direzione. Se fosse per voi per esempio una stesa di lavoro, potrebbe essere che si dia un qualche tipo di direzione definita a quello che è questo nuovo progetto per, ipotesi, okay. Se magari fosse una stesa, che vibra come una stesa romantica, potrebbe essere il fatto di dare una direzione proprio a questo tipo di relazione o di prendere distanza, perché comunque il carro parla di quello che è un movimento fisico proprio, quindi potrebbe parlarmi di un viaggio, di un trasferimento o magari anche di un trasloco. La ruota della fortuna, sento che è qui per dirvi che è come se, voleste assolutamente questo cambio. Avete bisogno di, se vogliamo, anche un po' prendere le distanze con quello che è l'energia, del carro, ma quello che sento con il Papa è che in realtà non avete ancora bene le idee chiare, è un po' come se ancora steste valutando, nel profondo sento, perché il Papa parla di crescita spirituale e, fa anche riferimento a quello che potrebbe essere il riconoscimento, dal punto di vista della società, okay, quindi probabilmente c'è un qualche tipo di riscontro a livello del gruppo dove vivete o dove lavorate o magari nell'ambiente in cui vivete, che un po' vi frena, se vogliamo. La regina di coppe mi parla di quello che è il prendere contatto con il vostro lato emotivo. Fate attenzione a non farvi prendere, diciamo così, troppo la mano, se vogliamo, da quello che è il vostro lato emotivo, okay? Il 7 di bastoni fa riferimento a quello che sono ehm, le lotte esterne, ma lotte nel senso che si sta cercando comunque di contrastare quello che sono le influenze, i condizionamenti, le idee, o i consigli, se vogliamo, degli altri, quelli che arrivano dall'esterno. La stesa comunque finisce bene perché abbiamo un bel re di pentacoli che mi parla comunque di stabilità, di materialità, mi parla comunque di concretezza, okay? Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste carte per voi. Spiegatemi il cavaliere di spade per piacere, grazie. Vediamo che cosa ci danno per il cavaliere di spade. Allora abbiamo un 4 di spade e l'imperatore. Quindi, allora il 4 di spade normalmente fa riferimento
a quello che è un periodo di riposo. Come dico sempre, ha un po' la stessa energia, dell'appeso, okay, quindi è un periodo, se vogliamo, statico, o comunque diciamo che c'è questa fase di, mhmm, ricaricaggio pile, questa fase di rimessa in sesto, se vogliamo, no, si tratta un po' proprio di essere determinati nel ritrovare quello che è la propria stabilità, visto che c'è anche la carta dell'imperatore. Per qualcuno fa riferimento a una casa, quindi, ritrovare proprio quello che andare verso l'obiettivo, se vogliamo, no. Andiamo a vedere un po' il carro. Allora, il carro è spiegato da una regina di coppe al contrario, ce l'avevate già anche qui, dal giudizio scusate, al contrario, dall'eremita e da un asso di coppe al contrario. L'eremita e il carro mi danno proprio da pensare al fatto che abbiate bisogno di prendervi un tempo per voi stessi, di prendervi un tempo per realizzare quelli che potrebbero essere i vostri sogni. Il giudizio al contrario parla di quello che è una chiamata sia di tipo spirituale che di tipo magari fisico, quindi una telefonata piuttosto che un'email, un messaggio. Però sento che in realtà è come se rimanendo un po' in questa situazione, questo tipo di come vi posso dire, di chiamata, di messaggio diciamo, è come se ancora non lo sentiste vostro. Avete bisogno di fare questo percorso da eremita da soli, per riuscire a girare questa coppa al contrario, quindi dritta, per riuscire ad avere questo nuovo inizio abbondante, questo sento che qualcuno si deve innamorare di se stesso. Prendetelo come vi risuona. Okay, andiamo a vedere la ruota della fortuna, perché la ruota della fortuna comunque è un cambio veloce, è anche una vincita al gioco, un aiuto, monetario che magari arriva dall'alto. Vi ricordo che la carta iniziale della lettura è proprio il matto, quindi la chiusura di un ciclo e l'apertura di un ciclo nuovo. Allora, la ruota della fortuna è spiegata da un 8 di spade al contrario e da un 8 di denari al contrario. Per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che non abbiate un lavoro e questo magari vi attanaglia un pochettino per questo tipo di scelta o di direzione o di distanza che dovete prendere. Ma quello che vi dicono le carte è che è più un problema che, diciamo così, che vi fate voi da un punto di vista mentale, okay, sono come dire è un autoboicottaggio. Nel senso che probabilmente, per qualcuno sento che è un po' come se ci si stesse attaccando alla scusa di non avere il lavoro per non fare questo passo, per non fare questo salto. Andiamo a vedere il Papa che cosa dice. Allora, abbiamo un 10 di denari e un 5 di spade. Sembra quasi che qui ci sia qualcuno che, è fortemente attaccato a un gruppo, potrebbe essere una famiglia, visto che abbiamo un 10 di denari, o potrebbe essere un gruppo lavorativo, dentro il quale ci sono comunque è come se ci fosse un'energia di controllo, se vogliamo. Non so se siete voi che state controllando questo gruppo o se è qualcuno che controlla voi. Andiamo a vedere la regina di coppe per piacere, grazie. Abbiamo scusatemi, la sacerdotessa, wow, e gli amanti al contrario. Qualcuno qui deve fare una scelta, ragazzi, deve marcare quello che è il prima e il dopo. Perché comunque sento che, con la sacerdotessa al contrario non si sta ascoltando quello che è il proprio intuito, quello che è il proprio la propria percezione se vogliamo, okay, e anche con la carta guardate cosa si è girato. Con la carta degli amanti al contrario sento che è come se ci fosse una scelta che deve essere fatta, ma non viene fatta in questo momento. Anche la sacerdotessa normalmente parla di quello che sono, ehm, diciamo così, il superamento dei dubbi e la carta degli amanti parla di quello che è una scelta fatta con il cuore, quindi definisce un po', se vogliamo, il prima e il dopo e, mi si è girata poi anche questo 10 di spade. Sento che qui è il caso per qualcuno di lasciarsi indietro, di chiudere proprio questo ciclo, come diceva il matto, no, di lasciarsi indietro un qualche tipo di sofferenza, un qualche e sento che per qualcuno è legato a questo cavaliere di spade, okay,
che probabilmente non dava molto raggio d'azione, sento, perché qualcuno era veramente, diciamo così, un po' bloccato, se vogliamo, in quello che era un'energia. È come se qualcuno, sento che qualcuno era bloccato in casa. Non nel senso che, però come se fosse incastrato nei doveri di casa, una cosa del genere. Ok, andiamo a vedere il set di bastoni, di che cosa parla. Abbiamo la temperanza e il 2 di coppe al contrario. Vi faccio notare che sono usciti gli amanti e il 2 di coppe entrambe al contrario. Sento che c'è bisogno davvero, perché il 2 di coppe al contrario mi parla di quello che non è un'unione felice, e la temperanza da un lato vuol dire portate pazienza, dall'altro comunque, è un po' come se questa carta dicesse: bisogna cercare quello che è un equilibrio, bisogna che adesso in questo momento non c'è tra lui e lei, tra la parte maschile e la parte femminile di questa relazione. Ripeto, che sia poi lavorativo o romantica o di amicizia o familiare, adattatelo voi alla vostra realtà. Però sento che, è come se ci fosse un qualche tipo di presa di consapevolezza che ancora non siete in grado di fare, e più l'energia che state investendo nel difendervi da quello che dicono gli altri, piuttosto che quello che state mettendo, diciamo così, per, se vogliamo, guarire la relazione. Andiamo a vedere il re di pentacoli, per piacere, grazie. Allora abbiamo l'imperatrice, la regina di spade e l'asso di spade al contrario. Sì, che allora l'imperatrice parla di quello che è un'espansione, parla di quello che è abbondanza, però avendo la regina di spade di fianco, quello che sento io è che per certi versi questa abbondanza, questa è proprio da un punto di vista della gestione pratica di un qualche cosa. L'asso di, spade al contrario, da un lato mi fa pensare che non ci sia quello che è una sorta di chiarezza mentale, dall'altro lato sento che c'è l'esigenza, anche con questa regina di spade, di tagliare con qualche cosa. Non so se bisogna tagliare la relazione, se bisogna tagliare quello che si aspetta la società, o semplicemente quello che sono le aspettative degli altri, oppure proprio perché comunque qui avete sia la carta del giudizio che la carta della temperanza. Per certi versi è come se foste guidati a ad elevare le vostre vibrazioni, a risvegliarvi un po'. La ruota della fortuna c'è, ce l'avete, le cose cambieranno, e però sento che appunto avete bisogno primo di fare questo lavoro di introspezione, come vi suggerisce il mago, scusate, l'eremita, che è proprio colui che va e cerca la propria strada, cerca la propria verità, cerca il proprio amore. Perché comunque, se avete adesso una relazione, non siete appagati da questo tipo di relazione, sento. C'è bisogno di tagliare qualche cosa, che può essere un atteggiamento, può essere il fatto di lasciarsi indietro un qualche tipo di sofferenza, magari dovuta a una discussione, a un litigio, insomma. Però ecco, c'è bisogno di trovare la vostra stabilità per quello che riguarda a livello mentale quello che volete. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere o commentare. Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio per i nostri amici dei gemelli. Ok. Wow, abbiamo rallentare e oltre le illusioni, e vi faccio notare che questo oltre le illusioni è la stessa carta del giudizio. Ok? Quindi quello che vi consigliano le carte è di rallentare un attimo, prendere fiato. Vi ricordo che qui all'inizio avevate il 4 di spade, che è proprio significa il prendersi un momento per riflettere, il prendersi un momento per ricaricare le pile, per ritrovare quello che è la vostra stabilità.
vi faccio presente che sono usciti sia l'imperatore che l'imperatrice. L'imperatore inizio stesa, l'imperatrice a fine stesa, quindi io sento che quello che è una concretezza di tipo materiale arriva, un qualche tipo di stabilità io sento che arriva. La cosa appunto che vi dicono è che da un lato siete coscienti del fatto che dovete rallentare il passo, probabilmente avete l'asticella delle ambizioni un po' troppo alta, quindi, rallentate un attimino tutto quello che è da un lato il movimento tangibile, dall'altro a livello energetico, cercate di non farvi, come vi posso dire, prendere troppo la mano dal futuro, da quello che è quello che volete. Cioè, alla fine, lavorando nel qui e ora, si riesce a manifestare quello che è il futuro, però voi concentratevi sul qui e ora, andate un pochettino più piano, anche perché poi i pensieri cominciano a prendere una certa velocità e poi si rischia di arrivare all'8 di spade, okay, quindi di essere tutta mente e di essere poco pratici. Quello che non vedete è oltre alle illusioni, cioè il vostro subconscio, o inconscio meglio detto, sta già facendo quello che, mi verrebbe da dire un salto quantico. Sta già facendo quello che è un'evoluzione. La chiamata, il campanello d'allarme in realtà l'avete già avuto, okay, quindi, sento che per qualcuno si tratta solo di rendersi conto che è proprio quella roba lì. Qualcuno l'ha sentito e si è reso conto che sì, con il carro mi devo spostare, devo andare nella mia direzione. Per qualcun altro poi è un po' come se solo avessero sentito questa campana, ma ancora dovessero realizzare da che parte andare. Bene, amici dei Gemelli, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli. Diciamo non è brutto come periodo, l'unica cosa è che vi sento un po' tanto nella testa. Quindi un consiglio potrebbe essere quello di magari andare a fare qualche passeggiata in mezzo alla natura, in modo da abbassare tutta questa energia, okay, in modo da radicarvi un pochettino. Guardate, trascendenza. Trascendi i limiti della mente e qui andiamo con l'8 di spade, quindi i pensieri autolimitanti, le credenze autoboicottanti, okay, e permetti alla luce della tua anima di brillare veramente. Quindi quello che sento qui è che c'è come vi dicevo prima, c'è molta testa, c'è molto pensare. Qui siete, diciamo state cercando di difendervi da quelle che sono le energie esterne. Qui sento che c'è una sorta di controllo da quello che per quello che riguarda magari la società o l'ambiente in cui lavorate o che vivete, o comunque il vostro circolo sociale, diciamo. E anche qui c'è tutta questa parte, se vogliamo, che vi porta ad andare un po' oltre quello che è l'apparenza, okay, vi ricordo che avete la carta dell'eremita, quindi, vi invita proprio a fare questo lavoro interiore di ricerca interiore. Avete anche la papessa, anche questa parla di lavoro interiore, parla di ricerca spirituale. È un po' come se la regina di coppe vi dicesse: "Andate a fondo delle vostre emozioni, andate a fondo, cercate di capire cosa vi fa star bene, cosa vi fa star male, perché quella cosa vi fa sentire così, perché quella cosa vi fa sentire cosà." È proprio un'autoanalisi, no, e da lì riuscirete poi a trovare quello che è, la stabilità di cui mi parla il re di pentacoli, okay? Per certi versi, un altro tipo di lettura che potrebbe avere questa stesa è che c'è qualcuno qui che si allontana da questo, scusate, cavaliere di spade. Una volta che ci si allontana da questo cavaliere di spade, arriva quello che è la ruota della fortuna, quindi questo cambio di vita. C'è probabilmente un po' di difficoltà nel, come vi posso dire, nel rodaggio di questa nuova vita, nel adattarsi. Mi parlano di integrazione, quindi sento che, per qualcuno questo carro fa riferimento allo spostarsi all'estero e ad integrarsi proprio in un nuovo paese dove proprio si parla una lingua diversa, sento che è proprio questo per qualcuno. E verso la fine della stesa comunque vi ripeto, io sento che lavorando su voi stessi, okay, riuscirete a trovare quello che è questo tipo di stabilità. Per qualcuno il re di pentacoli potrebbe rappresentare una nuova persona di tipo stabile che entra nella vostra vita, okay? Bene cari amici dei Gemelli, questo è quello che avevo per voi.
Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.